Buongiorno a tutti quanti. Come andiamo ragazzi? È un bel po' che non ci vediamo. Purtroppo dai, diciamo che ho passato un periodo un po' difficilotto, molto preso anche nel nuovo lavoro che ho, varie cose della vita, insomma non sono riuscito ad essere presente come vorrei. Quindi, cosa facciamo oggi? Prima cosa vi ringrazio come sempre ragazzi, perché nonostante magari non mi vedete per un po', però vedo che qualche acquistino lo fate dai miei store sotto nei link e tutto quanto, e questo è comunque un sostegno e uno sprone a vedere che comunque per voi ci sono, che apprezzate i video, le recensioni che faccio, tutto quanto, e quindi un grazie veramente di cuore. Quindi vi ricordo sempre che nei link sotto i video trovate codici sconto per voi e un aiuto usando questi link che potete dare a me. Detto questo, andiamo al sodo. Oggi proviamo un'altra volta, perché l'abbiamo già provato, però questa è l'ultima base, se non erro, adesso guardo, versione Tallow, esatto, tallovato. Di che cosa parliamo? Parliamo di Savon Mistere, questo produttore greco, un chirurgo che fa questi prodotti che io adoro alla follia. Secondo me questi sono prodotti fantastici. Adesso proviamo questa nuova base, vediamo anche com'è, se si riconferma o meno. In questo caso il produttore, a parte Bois Paris, che avevo già fatto vedere, che è una profumazione che io proprio mi ha fatto impazzire, che adoro, adesso sta ricalcando un pochettino profumazioni già conosciute, però di alta nicchia. Quindi ha fatto Oud for Greatness, ha fatto questo qua che è Mega Mare di Orto Parisi, ha fatto Erba Pura di Xerjoff, insomma sta proponendo profumazioni derivate, diciamo, da questi profumi di nicchia famosi, e vi dico che la qualità che ho percepito fino adesso è veramente di alto livello. Vediamo questo com'è e dopo, mano a mano, durante la recensione ne parliamo. Come pennello ragazzi, sintetico di Pantarei, che io adoro alla follia, intanto si abbina benissimo, e dopo ragazzi dal vivo è ancora più bello, fantastico, con il loghino sotto. Ciuffo per me è uno dei migliori sintetici che si può trovare. E dopo ragazzi io vi faccio vedere un capolavoro, cioè lo so, costa tanto, non vi dirò mai vale la pena comprarlo, perché è una cosa più quasi da collezione, più da museo, io quasi lo dico, nel senso da mettere dentro su una teca e guardarselo. Atelier Jourdan, Le Maurice versione bronzo con finitura medievale ragazzi, cioè io vi lascio sempre il sito sotto, dateci un'occhiata se vi fa piacere, però intanto questo ha già una patina fatto da questo trattamento che praticamente vi durerà per sempre così, però vi sembra di aver scovato un manufatto antico, è una cosa bellissima, cioè questa è arte, non è solo un rasoio, ma è un pezzo che io ogni volta che lo vedo rimango a bocca aperta. Vi assicuro che dal vivo è qualcosa di fantastico. Allora ci montiamo una tatara, come la mette. Perché? Perché se l'altra volta ho provato le Maurice e l'ho provato Gap 1, rasoio comunque molto dolce, qui andiamo al suo opposto più totale, quindi un Gap 1.8, parliamo di una bella belva di Gap, quindi non so che cosa succederà, può essere che sia veramente troppo, però con una barbazza così penso che si possa usare. Sì, difatti diciamo che questo non è un Gap, ma è praticamente l'autostrada che collega sotto il Monte Bianco l'Italia dalla Francia. Eccola qua, questa è la galleria, come potete vedere, il traforo del Monte Bianco. Quindi andiamo a vedere quanto male mi farò oggi. Bagno il viso e procediamo.
Comunque raga, notiziona che so solo io, tanto per cambiare. No, a parte gli scherzi, questo prodottino qua arriverà anche in Italia. State a cuorto, non posso dirvi altro, però occhio che lo vedremo nel nostro paese. Intanto comunque lo potete comprare dal produttore, perché non si sa, può essere che ci passino mesi, sono cose che non si sa. Però se vi piace il prodotto, Facebook, Instagram, Savon Mistere, quello qua, lo contattate e chiedete quello che c'è a disponibilità, insomma, ecco. E quando arriveranno qua saranno ancora più comodi, senza alcun dubbio. Come vedete ragazzi, piano piano, fino a dove posso e riesco, anch'io faccio del mio meglio. Ragazzi, per me questi sono prodotti, quando un prodotto vale così, come è stato per altri marchi che sapete, ottimi anche i Master Soap, qualità prezzo, Westman, tanti altri, insomma, ecco, che ho fatto arrivare qua in Italia tramite uno store o un altro, e alla fine si sono dimostrati di gran successo. Dopo che certi produttori come Axe sia partito bene e poi si sia un pochettino perso, io ragazzi non posso seguire le cose tutta la vita. Attualmente allora vi dico, se dobbiamo giustamente fare un paragone con Maremoto, questa è una profumazione meno potente, ve lo dico già. Che è meno potente, perché una caratteristica di Megamare, e comunque anche di Officina Artigiana, che ha una persistenza e una potenza veramente notevole. In questo caso vi dico, almeno sul sapone è meno potente la profumazione, però un punto che posso dare a favore è che è un po' difficile da spiegare, è un po' più profonda come profumazione. Meno pungente e più profonda, ha delle sfaccettature un po' più dark. Dopo con l'aftershave però valuteremo per bene. Montaggio come sempre fantastico, richiede acqua senza paura. Una cosa, al di là delle prestazioni di assoluto livello di questi prodotti, ma una cosa che a me fa impazzire e che riscontro solo su prodotti come Pantalei o EB, è che ha un post rasatura di norma di livello incredibile veramente, sia il sapone che successivamente l'aftershave. Mamma mia ragazzi, che montaggio! Se ci potete mettere, guardate, mamma mia, un ettolitro d'acqua che non perde neanche un po' di compattezza. Capolavoro ragazzi, come sempre. Vediamo come va. E ora, Le Maurice bronzo
Finitura medievale, ragazzi, capolavoro incredibile. Adesso vediamo come va. Gap veramente importante, quindi non so cosa succederà. Mamma mia, oh. Che tra l'altro questa finitura, a differenza dell'ottone, ha una scorrevolezza micidiale, cioè veramente il rasoio in viso sembra che abbia una copertura per dargli scorrevolezza. Mamma mia. Non ditemi che sto riuscendo a intasare un gap 1,8 perché sennò mamma mia raga. Però vedete una cosa, ad esempio io vi dico come mai non amo tanto gli open comb, perché non amo tantissimo i rasoi troppo aggressivi o cattivi, perché secondo me non hanno senso. Perché è vero, adesso magari avete un Nikon Tag, avete qualcosa di micidiale ed è prima passata, tirate via subito la barba, ma dopo, quando dovete fare l'obliquo e il contropelo, ragazzi, avete sempre quel rasoio lì in mano, cioè, capito? Quindi faticate un po' di più in prima passata, però dopo, quando avete l'obliquo e il contropelo, cioè, non vi ammazzate mica, capito? Cioè, quando avete un'efficacia a livello Rocca o 316, a mio avviso è già più che sufficiente. Oh, non so come finirà. Non so se sopravvivrò. Raga, mai visto una roba del genere? Non vi dico niente del rasoio, perché adesso è praticamente impossibile da giudicare. Certamente posso dire che taglia, quello sì. Sembra anche forse gestibile, però è difficile da dire così. Adesso andiamo a giocarci la pelle nel contropelo, obliquo e via dicendo. In realtà io in certi posti faccio il contropelo quasi diretto perché la pelle me lo permette, in altri ci arrivo più piano facendo un po' di obliquo nei ritocchini, faccio il contropelo. Diciamo che è molto importante conoscere il proprio viso, ecco, mettiamola così. Non c'è una regola che dice che bisogna fare per forza ed è meglio fare una cosa o un'altra. Bisogna conoscere il proprio viso e dopo si fa quello che il proprio viso sopporta meglio, arrivando comunque al risultato.
Mamma mia. Parlo niente ancora, Penso che il suono parli da sé. Mettetevi il Dolby Surround e godetevi la magia. Oh ragazzi, io ve lo dico, per me, adesso questo è un cap, sono io il primo ad ammetterlo, esagerato, perché già se avete secondo me un gap, l'uno è un po' più complesso perché è un pochettino più difficile individuare l'angolo. Questo forse è anche più di quello che serve, ma la mezza via secondo me è un gap 1,3, 1,4. Ragazzi, qualche red point me lo sono fatto prima perché questo rasoio incredibilmente ha una dolcezza micidiale dopo, perché se ti radi spesso, almeno parlo per il mio viso, se mi rado spesso la pelle si abitua, diventa bella coriacea, resistente. Quando non mi rado per 1 o 2 settimane, quello che è la mia pelle, essendo che è molto delicata, devo dire la verità, un pochettino cede, però anche qua sotto ho un po' esagerato, io sono sincero, volevo vedere un po' fin dove arrivava, un po' la sensazione che mi dava. Rimane un rasoio dal taglio incredibilmente dolce anche a gap alto così, però la lametta c'è, la lametta ottima e va comunque rispettato. Sapone che ti dona una protezione mostruosa e un'ottima scorrevolezza, quindi si riconferma un prodotto di livello altissimo, sia il vegetale che il tagliovato. Dall'altro tagliovato che avevo provato prima, forse un altro passettino sopra c'è, però vi dico ottimo. Ecco, mi accorgo che ho insistito troppo perché adesso io qua nei ritocchi di solito trovo parecchio da passare. Vi dico che non c'è assolutamente più l'ombra di un pelo, cioè per arrivare neanche con R41 io non arrivo ai ritocchi così, quindi ho anche io un po' saggiato la sua potenza, diciamo, quindi posso, è un rasoio che si può andare un po' più piano, ok, si può andare un po' più piano e portare a casa un risultato mostruoso, ma veramente di livello incredibile. Ci mettiamo un po' di B15 di Officina Artigiana, che comunque se trovate la connettivina in farmacia vale uguale. È il posto delle lume, ragazzi, che è proprio sale,
prendetevi una cosa così che c'è dentro anche l'acido ialuronico. Ok, raga, a parte qua che ho proprio scavato io come uno scemo, rasatura micidiale, fantastico. Il pennello di Pantarae devo dire che più lo sto usando e più mi sta piacendo. Ciuffo veramente fantastico, uno dei migliori sintetici in circolazione, e usandolo 2-3 volte, 3-4 volte anche ormai, è sempre meglio, ragazzi. Quindi assolutamente consigliato. Come avete visto, il primo ciuffo che aveva montato a me non è piaciuto, e ve l'ho detto chiaro e tondo, proprio senza paura, io dico le cose come stanno. Questo ciuffo qua per me è da paura. Andiamo a spararci l'aftershave, così parliamo anche un attimino della profumazione. Comunque non ve l'ho detto, però l'ho sentito, il post rasatura del sapone è sempre a livelli altissimi. Secondo me il vegetale ha un leggerissimo passo in più nel post rasatura, però forse un micro passetto in meno in protezione, però stiamo parlando veramente di piccole cose. Allora, parliamo di questa profumazione, ok? Wrath. Devo essere sincero, tra tutte quelle che ho sentito di Savon Mister, del dottore, secondo me questa è quella un pochettino meno riuscita, o meglio, se non mi avessero detto che è, tra virgolette, il dupe di Megamare, ti direi profumazione marina molto molto buona. Se mi dici che è un dupe di Megamare, ci sento parecchie discordanze, ok? Ci assomiglia alla lontana, forse per questo Ambroxan, però un po' note un po' salmastre ci sono, però è diverso. Ti dà un'altra sensazione, è un marino più cupo, più scuro, più dark. Sembra quasi verso un Black Sea di Pazzaglia, ok? Quindi se cercate proprio la coppia di Megamare, ci assomiglia molto di più a Officina Artigiana. Non ha una potenza enorme questa profumazione qua, tra tutte una delle, tra virgolette, più modeste, cosa che invece in Megamare ti aspetti il contrario. Quindi buon prodotto, buona profumazione, non aspettatevi Megamare, ve lo dico proprio sinceri. Ragazzi, il post rasatura, cioè, è un prodotto di livello mostruoso. Vi dico invece che tutti gli altri che ho sentito sono uno più buono dell'altro, quindi si riconferma una base ottima. Dopo, ragazzi, la profumazione ve la scegliete a gusto vostro. Questa è quella che a me ha convinto meno, anche se come marino ha un buon livello, è veramente molto buona. Buon marino salmastro, scuro, dark, molto piacevole veramente. Le Maurice, ragazzi, per me è un produttore da paura, ve lo dico proprio chiaramente. Le finiture, la lavorazione, si vede che qui c'è un lavoro di fino che è qualcosa di mostruoso. Rasoio dal carattere incredibile, non assomiglia a niente altro che io abbia provato, quindi originalità assoluta. Rasoio fantastico, non serve arrivare a un gap così alto per avere un buon rasoio, già un gap secondo me 1,2, 1,4 va più che bene, quindi raga, tanta roba, veramente fantastico, ragazzi, finitura bronzo medievale incredibile. Bene raga, a parte la piccola scannatura qua a livello, guardate voi, incredibile, rasatura perfetta, e non facciamo altro che vederci al prossimo video allora.
Ci vediamo alla prossima. Bye bye.